Case Bianche, Antonio, Case Bianche, che ti ricorda? Questo è il mio posto del cuore, il mio mare del cuore, perché io qua ho cresciuto le mie figlie, Giulio e Sofia. Adesso andiamo a scoprire questo borgo che è stato fondato dagli slavi mercenari che liberarono Peschici dai saraceni. Andiamo a visitare. La strada è sempre lei a veicolare le nostre emozioni, quella che da Torre Mileto ci lasciamo alle spalle con la moto che singhiozza emozioni. L'aria del mattino è già calda e profuma di salsedine, di macchia mediterranea. La strada che si apre davanti a noi è sinuosa, il mare ci scorta, ne senti la forza, la sua essenza, è qualcosa di ancestrale. E poi all'improvviso, eccola, Peschici, bianca, arroccata come sospesa tra cielo e mare. La scorgo dietro la curva, come un miraggio. Io e Antonio dobbiamo rallentare, in segno di rispetto. E così ci inerpichiamo dalla strada che dalla spiaggia porta direttamente nella cittadina. Entriamo a Peschici attraverso la Porta del Ponte, una delle antiche vie d'accesso al borgo fortificato. Da qui si apre un labirinto di vicoli che raccontano secoli di storia e vita quotidiana. Le stradine strette si intrecciano come vene tra le case bianche, con archi in pietra che un tempo proteggevano dal sole e dai nemici. Là dove un tempo passavano i cavalieri e i pescatori tornavano dal mare, oggi si cammina piano, cercando quella bellezza che si nasconde nei dettagli. Tutto questo risuona per me come un invito a perdersi. Sulla strada che serpeggia tra Peschici e Vieste, inaspettatamente ci imbattiamo nel trabucco di San Lorenzo. Si staglia di fronte a noi come un relitto vivo del passato, un miracolo di ingegneria contadina. I trabucchi servivano a pescare senza dover prendere il mare, sfruttando le correnti e la pazienza. Erano e sono macchine poetiche di sopravvivenza. Se sei arrivato fino a qui, come sempre ti ringrazio e ti chiedo di supportare il canale. Iscriviti. Grazie.